From the pasta to the sauce, spaghetti all'assassina or killer spaghetti is a recipe that breaks every single pasta rule. No Italian recipe book will ever suggest you cook pasta this way. And yet, here in Bari, Italy, this dish has been a staple for decades. So much so that there's now an entire restaurant dedicated solely to assassina, Urban l'Assassineria. And today, Chef Celso is going to show me how he prepares it. You thought Italians were food purists. Well, today I'm going to change your mind. Spaghetti all'assassina sono una ricetta barese, sono stati inventati fine anni 60, inizio anni 70. La pasta non viene bollita in acqua bollente, appunto a 95 gradi, ma viene direttamente cotta da cruda nella salsa. La caratteristica principale è che sono piccanti, croccanti e bruciacchiati. Quello è un olio all'aglio, fatto molto facilmente con spicchi d'aglio e olio frullato, quindi niente di trascendentale. Ora andiamo a soffriggere l'olio, l'aglio e il peperoncino. E serve un tipo di peperoncino particolare o... Allora, diciamo che quello fresco ha un profumo maggiore, però tende a bruciare più facilmente rispetto al secco. Quindi ad occhi non sospetti, questa sarebbe una pasta aglio e olio. Esattamente, parte così. E ora vado a tostare lo spaghetto. Quindi lo vado a tostare, a bruciacchiare. Questa fase farà sì che ci sarà già un principio di parte croccante che mi permetterà di non bruciare troppo lo spaghetto. Lo vedi, lo spaghetto, vedi già come sì, è cominciato a prendere il si colore. sta già imbevendo un po' di olio, sta utilizzando l'olio per cuocere. Esattamente, e sta già tostando, cambiando colore. Ora andremo a bagnare con salsa al pomodoro e acqua. Occhio qua adesso. Adesso si inizia a fare sul serio. Wow! La salsa al pomodoro è già cotta? La salsa al pomodoro è già pronta, già cotta. Quella è una classica salsa al pomodoro ripelato, quindi soffritto di olio, cipolla, un po' di basilico, pomodoro pelato locale. La cottura della pasta prevede appunto che essendo un prodotto secco lo devi reidratare con una temperatura almeno di 95 gradi, in un liquido di almeno 95 gradi, che lo porta a cottura. Detto ciò, questo è un metodo diverso che però prevede fisicamente la stessa cosa. Però ovviamente andando in immersione in un prodotto che ha un sapore, a differenza dell'acqua che è solo salata, comincia ad assorbire quel sapore già in fase di cottura. E che tipo di spaghetto utilizzi? Allora, questo è uno spaghettone, quindi una trafila un po' più grossa. Ricorda un po' il vermicello che si utilizzava negli anni 80-90, quindi una trafila un po' più spessa. Ha una cottura classica di 13 minuti. Quindi generalmente quando vai a risottare la pasta devi calcolare quasi il doppio del tempo, quindi siamo intorno ai 20 minuti di cottura partendo da zero. E mi permette di gestire meglio la cottura, perché lo spaghetto non si spezza, rimane sempre bello al dente. Quindi un'altra pasta, anche che so, un fusillo, una pennetta, non si potrebbe mai utilizzare? Nella tradizione ovviamente c'è solo lo spaghetto, perché proprio diciamo per la conformità dello spaghetto tu riesci a bruciarlo in maniera abbastanza uniforme. Un altro tipo di pasta non avresti lo stesso risultato. Un'altra forma, diciamo che potresti provare a farlo mi è capitato di farlo anche con lo spaghetto quadrato, con la linguina, però sempre con pasta lunga, mai con pasta corta. Perché lo spaghetto è lungo e magro, quindi riesci a tostarlo in tutte le sue parti, nell'intera lunghezza del prodotto ed avere quindi quel risultato. Già si comincia a intravedere l'effetto. E poi bisogna solo avere pazienza, vedi, poi la pasta va da sola. Devi solo avere poi orecchio per sentire quando è il momento di girarla
spadellarla, perché proprio dal punto di vista sonoro senti che cambia, man mano lo vedrai, il rumore cambia nel frattempo. All'inizio è un classico rumore di sugo che sta cuocendo, poi comincerà a diventare sempre più uno sfrigolio e quindi è sempre più quasi a soffriggere, perché si sta asciugando il liquido e comincia a presentarsi la croccantezza. esattamente. E quindi comincia proprio il rumore cambia e in quel momento poi bisogna avere, diciamo, la freddezza di aspettare il momento giusto per girarla. Quello è l'unico momento, che però è tutto dettato veramente dall'esperienza. This recipe may seem like complete chaos, yet there is method to this madness. Celso tells me that cooking, or rather burning pasta this way, makes it bitter. So using chilies and adding the tomato sauce so early on in the cooking process actually help balance the flavors. Avere il giusto equilibrio tra croccantezza, cottura della pasta che non sia appunto né scotta né cruda e piccantezza. Questa è la cosa tra virgolette complicata di questo piatto e soprattutto l'altra cosa che fa sì che si mangi al ristorante e non a casa è che sporca tutto. Quindi a casa è molto complicato da gestire da questo punto di vista perché schizza ovunque. Ce ne siamo accorti. Non bisogna venire con i pantaloni chiari. No, la cosa più sbagliata proprio. quella. Senti già il sound che è cambiato? Sì. Non si sente più l'acqua a bollire, non c'è più niente. Sta sfrigolando, vedi? Sì, quel silenzio dell'acqua sta sfrigolando e l'odore anche stai cominciando a sentire il bruciacchiato. Sì, anche il fumo è cambiato, un po' più bravi. uniforme. È un po' più uniforme, quello ti sta dicendo che sta bruciando sotto, che si sta attaccando, oltre all'odore. Wow, sì, cioè effettivamente è bruciata proprio. E poi questo non è il peperoncino che si è bruciato, questa è proprio la pasta. Questa è la pasta e la salsa che si è bruciata. Però ci siamo. Assolutamente sì. Vuoi assaggiare? Assaggiamo. Riprendo, poi vediamo cosa esce. Ce la fai? Sì, Vai. a posto. Buona proprio. Ti piace? C'è la croccantezza. Noi siamo a una media di 3.000-4.000 assassini al mese, quindi il gusto è vincente secondo me da quel punto di vista per il cliente, proprio perché c'è quella croccantezza che comunque è uno di quei sapori facili, nel senso che piacciono a tutti. Qua c'è il croccante, lo spaghetto che è sempre il suo perché nell'immaginario comune, un po' di piccante che diciamo anche là va a stimolare il palato e quant'altro, quindi è vincente per questo motivo questo piatto. Non avendolo mai provato e non potendolo provare da nessun'altra parte nel mondo, è una di quelle cose che dici, o sei qui in Puglia. E poi esiste la questione dell'assassina, quella veramente assassina, replicata da tutti gli studenti internazionali Sì. del mondo. Poi non so, tu hai vissuto a Londra, ne avrai viste di cose, insomma. È vero, eh? Io sicuramente, i miei coinquilini stranieri, non so, forse loro anche facevano l'assassina, io non lo sapevo, però... Capito? Capito? Colazione, tra l'altro ho anche l'orario ancora inglese, quindi sono le 9, quindi oggi proprio... Va bene, dai, Buona colazione. Buona colazione. Questa è dura, eh? È dura? È una, Dai. una vera prova questa, assassina alle 10 del mattino. Stai mettendo veramente alla prova. Diciamo, se uno vuole un croissant croccante. Esatto. Più che altro le qualità sono le stesse che ricerchi, no? La croccantezza e la morbidezza. Profumo. Vai. Parte croccante subito. Subito. All'inizio dici, ma non è piccante. Poi Un piano piano attimo viene ci fuori. devi pensare. Poi Esatto. piano viene fuori. È Viene bello fuori, perché- però è quel piccante che non ti dà fastidio. No, assolutamente, perché il croccante ti conquista
tu ti abitui e poi pian piano viene fuori il piccante. sì, viene fuori il piccante, Però comunque non la è, troppo, croccantezza non è troppo invasivo. va E quindi via, sì, sì, sì. ti dà voglia di mangiarti l'altra porchettata. Esatto, no, ma infatti, poi vabbè, ovviamente io ti ho detto, sono un po' più abituata magari ai sapori più piccanti Certo. rispetto all'italiano medio, però non è un piccante che ti stufa, che ti fa tossire, che, insomma, che poi veramente Che non ti senti più le impedisce di labbra. sentire anche i sapori. Si Esattamente. sente anche il sapore del pomodoro. Quella è la cosa, Quella è la cosa anche una delle cose importante. principali che mi piace, che Poi magari rispetto al classico spaghetto al pomodoro, dove devi allungare col formaggio, basilico, non so, altre cose per poter sentire, per poter veramente avere dei sapori forti. esatto. Questo metodo ti permette comunque con degli ingredienti semplici di fare un piatto speciale. Cioè Esattamente. veramente buono. E anche la parte bruciata, diciamo, non ti stufa. Non è quando veramente hai bruciato qualcosa e dici caspita, Ma proprio perché non lo posso più mangiare. in realtà quel Sì, croccante sì. che c'hai non è dato solo dal bruciato, ma è dato da quella tostatura Sì, iniziale. Quindi tu senti il croccante che ti piace, però in alcuni punti è un po' amaro perché è la parte un po' più bruciacchiata, in altre parti è solo croccante perché è la parte tostata. Mi hai convinto. Ottimo. Verrò qui cioè mi avevi già convinto, però verrò qui a colazione. Va benissimo, faremo assassine a colazione. So, why is this dish called assassina or killer in English? La leggenda vuole che il primo cliente che ha assaggiato questo spaghetto era un cliente milanese, un businessman milanese che viene qui a Bari, a cui furono proposti questi spaghetti. Complimentandosi con lo chef che li aveva preparati, che gli disse buonissimi ma sei un assassino, perché erano oltre che buoni piccanti, e quindi da lì spaghetto all'assassino. It didn't take long for this revolutionary method to actually become a classic here in Bari, and for chefs to follow a set recipe when cooking it. But applying rules to a dish that was created to break them didn't resonate well with Celso, so he felt confident applying his own twist and creating his own version of the assassina. Diciamo, la ricetta tradizionale appunto prevede di cuocere direttamente lo spaghetto nella salsa fino a quando appunto si consuma tutta la salsa e comincia a bruciare. Io invece ho trattato lo spaghetto più come un risotto, visto che appunto viene risottato, e quindi tosto lo spaghetto in precedenza. Questo fa sì che mi permette di non bruciare troppo lo spaghetto e quindi che lo spaghetto non sia troppo amaro, e di lì posso permettermi di non farlo esageratamente piccante, ma molto più equilibrato. Un paio di cucchiai di olio Olio. all'aglio, vai. Sì, vai. Anche il pezzo d'aglio proprio. Sì, no, ci sta bene. Poi abbiamo l'olio normale. Dimmi tu basta. Vai. A posto così. Qua ci Peperoncino. siamo. Sì. Il peperoncino adesso bisogna avere la mano lesta. Ma aspettiamo che comincia a sfrigolare. Anche là l'olfatto è molto importante, senti gli odori dei prodotti che cambiano, che cominciano a cucinare, quindi comincerai a sentire l'odore dell'aglio che soffrigge, del peperoncino comincia a bruciacchiare, quindi quando arriva quel momento, quell'attimo là, devi buttarci lo mettere la spaghetto. pasta. Si sente l'odore proprio dell'aglio adesso. Esattamente. Ma anche l'olio ha cambiato consistenza. Vado. Vai. Bisogna essere attenti, l'unica questione qua è evitare che brucino troppo in questo momento, ovviamente. Che strana sensazione di sentire la pasta dura sotto il cucchiaio. È Non vero. so. Gli diamo una girata. Ok. Sì, vai, possiamo andare con la salsa al pomodoro. Ok, Lo versa. butto giù così. Vai, tranquilla, non aver paura. Un altro mestolo e ci siamo. Oddio. Poi va tutto il fuoco. Vai, decisa. Esatto, Non vai. bisogna esitare. Mai perché esitare in altrimenti- cucina, se si esita ci si fa male. Ma qua tra l'altro sta il fuoco acceso su tutti i forni. Quello sempre. Si chiama fiamma pilota, Si vive fumo al fuoco qui. assolutamente. Messo di salsa, di acqua di cottura. A posto. Perfetto.
Stiamo facendo una show cooking non voluto però. Ah, quindi a te non è successo niente? Vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella maniera in cui ho versato. No, vabbè, quello diciamo, col fatto che tu hai esitato un po', non sei stata diretta, ovviamente il grasso, l'olio, è andato a contatto col fuoco e preso, sì, si è bruciato. Siamo qua, si è visto? Sì, adesso ha cambiato proprio Sì, consistenza. vedi, si è praticamente asciugata. Vai, sì, stacca. La devo proprio staccare Esatto, con bravissimo. decisione. Bravissimo. Infatti quando la salsa ha questa consistenza tu penseresti è il momento di toglierla. Ma in Che realtà altrimenti, se ci fai caso muovendola la senti che è ancora un pelo dura. Sì. Lo vedo da come si piega, che non si piega facilmente. Quindi gli metteremo ancora un po' di parte liquida, quindi un po' di acqua. Stacco? Sì. Vai con forza. Bisogna essere proprio lucidi. Sì. Devo andare proprio aggressivi. Ecco, quindi c'è tutta questa crosticina. Esatto. Questa qua aspetta che ti do una mano. Qua. Sì, che poi tra l'altro tra il calore, cioè mi stanno da fuoco le unghie. Ti giuro, mi sento che si stanno sciogliendo le unghie. Wow, guarda che pezzettoni di... E che facciamo adesso? Questa è praticamente è pronta, gli diamo giusto un goccio di salsa al pomodoro per dargli cremosità come ho fatto io prima. Vado. Occhio, caldo, bollente. Non tanto bollente, sono viva. Buona. Ci siamo? Fatto bene. Com'è? È al dente? Sì, al dente. Piccante. Peccato anche un pezzo molto croccante, un pezzo di bruciato. Perfetto. Proprio. Buona. A posto. Buonissima. Il segreto è non essere timidi praticamente. Esatto. Quando gratti la devi essere deciso in tutto. Anche proprio nel vedere la pasta che pian piano si Là brucia. devi avere devi mantenere la pazienza, calma. esatto, perché uno la cosa più facile che verrebbe adesso devo togliere, però poi a quel punto se non la bruci abbastanza non diventa croccante, quindi non è più l'assassino. Quindi se vuoi fare l'assassina devi essere freddo in quel momento. Chelso's method and resilience in the kitchen are paying off, and clients are not just those looking for novelty. Si può dire che l'assassina a Bari la mangiano un po' tutti. Abbiamo dallo studente universitario al ragazzino di 14 anni, di 13 anni, al professore universitario, al professionista o il turista. Abbiamo un pubblico super variegato. The staff at Urban makes around 150 assassine per day. Noi nasciamo come un locale che puntava molto sul pranzo e lavoravamo con gli uffici, con l'università, con le pause pranzo soprattutto. E uno dei nostri piatti forti era già l'assassina. Durante il Covid abbiamo avuto un calo del lavoro notevole perché le persone non andavano più in pausa pranzo. Abbiamo pensato di reinventarci. Quindi facendo un'analisi sapevamo che il piatto che andava per la maggiore erano proprio gli spaghetti all'assassina. Per quel motivo siamo andati a specializzarci su quello creando un'assassineria. Non eravamo sicuri che sarebbe andato bene, è stata una sfida. Quindi secondo te l'assassina, cioè è qualcosa che comunque sorprenderebbe un purista o c'è sempre un elemento, qualcosa di un po' rivoluzionario? È uno di quei piatti che o odi o ami. C'è chi l'adora e verrebbe anche tutti i giorni a mangiarli, c'è chi invece non si presenta proprio.